Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come modificare questa foto con dei fasci di luce, appunto come avete visto nella preview. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto il mio Photoshop, ho importato questa foto di questo giocatore di football americano. Come vedete è in PNG, quindi è scontornata senza fondo. Qualora non l'abbiate in PNG vi ricordo che c'è un tutorial su come scontornare una foto, quindi nel caso scontornate la foto in modo da eliminare lo sfondo. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è andare su un nuovo livello di riempimento, andare a fare tinta unita, andiamo a selezionare il colore nero, facciamo ok e andiamo a posizionare la nostra tinta unita al di sotto appunto del nostro giocatore. A questo punto andiamo a inserire appunto i nostri fasci di luce. Io ho trovato questo, quindi lo vado a importare e lo vado ad adattare praticamente alla nostra immagine sottostante, quindi lo vado ad allargare in modo che più o meno il fascio di luce sia centrato più o meno col giocatore, in modo che possa starci all'interno. Nel caso vado a spostare leggermente anche l'immagine del giocatore in questo modo. Perfetto. Ora quello che dobbiamo andare a fare, come vedete adesso i fasci di luce sono dietro al nostro giocatore, io voglio che comunque lui ci stia in mezzo, quindi quello che dobbiamo andare a fare è prima di tutto portare la nostra immagine dei fasci di luce al di sopra del nostro giocatore. Poi nel metodo di diffusione, invece di normale, andiamo a fare scolora, in questo modo. Ora non è ancora al centro perché comunque, come vedete adesso l'immagine è al di sopra del nostro giocatore, quindi io quello che voglio andare a fare, praticamente guardo come vanno i miei fasci di luce, qui parte, qui quindi voglio che ci stia davanti e praticamente qui gli torna dietro. Quindi io devo andare a eliminare questa parte di luci. Per farlo andiamo a fare una maschera di livello sul nostro livello del fasci di luce. Per facilitarmi sul livello 1, quello del nostro giocatore, tenendo premuto Command sulla tastiera, lo vado a selezionare. Poi, tenendo selezionata appunto la nostra maschera di livello delle fasce di luce, prendiamo il pennello, ricordo che col nero togliamo e col bianco aggiungiamo, quindi io devo togliere, tengo il nero e vado ad eliminare praticamente le parti di luce che devono starmi dietro, in questo modo. Come vedete qui sta dietro, qui torna davanti, quindi qui glielo lascio e vado a eliminare praticamente solo quel fascio di luce, in questo modo. Una volta finito facciamo Command D per deselezionare e come vedete adesso il mio giocatore è all'interno della spirale. Ora andiamo a colorare il nostro giocatore, anche perché hanno due tonalità di colori molto diverse. Quindi seleziono il livello del mio giocatore, livello 1, andiamo sempre su livello di riempimento e andiamo a fare mappa sfumatura. Come vedete ci crea questa mappa, io però voglio che me la crei solo sul giocatore, non sullo sfondo, quindi selezionando questo andiamo a dirgli applicamelo solo al livello sottostante, quindi quello del giocatore. Poi tenendo selezionato, mi raccomando, la parte dell'effetto, non della maschera, in questo caso qui, andiamo a cliccare su questa barra e andiamo a inserire i nostri colori. Quindi partendo da destra andiamo a selezionare questa casellina, andiamo su colore per aprire il nostro pannello di colore e andiamo a selezionare praticamente il colore più luminoso, nel mio caso questo giallo.
in questo modo. L'importante è che guardiamo nella B 99%, quindi va bene, la posizione adesso è al 100%, quindi in questo modo è perfetto. Basta cliccare in una qualsiasi parte al di sotto della nostra fascia, vado a inserire un altro punto luce, seleziono sempre la mia tabella di colore, vado a selezionare un colore un po' più scuro, in questo caso un arancione, vediamo B69, quindi perfetto, anche perché andiamo a scalare, quindi 100, 60, 40, eccetera. Faccio ok, quindi guardiamo nella B al 69, facciamo ok, e qui in posizione gli andiamo a mettere 69. Creo un altro punto, seleziono sempre la mia paletta dei colori, vado a selezionare un punto ancora più scuro, in questo caso questo rosso, 48%, direi che mi va bene, faccio ok, qui vado a mettere 48, vado a inserire l'ultimo punto, apro sempre la mia paletta dei colori e andiamo a selezionare un punto ancora più scuro, in questo caso più o meno 25, 24 direi che va bene, quindi ok, e andiamo a inserire 24. Come vedete adesso il nostro giocatore ha preso completamente l'effetto delle luci. Nell'ultimo andiamo a selezionare, come vedete non è il nero, è un po' più su un grigio, e lo andiamo a portare completamente nero, in modo da rendere nere le nostre parti. Facciamo ok, e questo è il nostro risultato. Facciamo ok, chiudiamo, e come vedete ha già preso il riflesso del colore appunto della nostra fascia luminosa. Nel caso ci sembra un po' troppo luminoso, possiamo andare ad abbassare leggermente l'opacità. A me personalmente piace così, quindi lo lascio così. Ora andiamo a regolare le parti da rendere più in ombra e quelle da rendere più in luce. Ora nella mia mappa di sfumatura seleziono la maschera di livello qua di fianco, col nero vado a togliere, quindi seleziono il nero e vado a togliere queste parti che sono quelle, adesso ingrandisco un po' di più, che mi rimangono in ombra, in questo modo. Ora torniamo sul nuovo livello di riempimento, facciamo curve, tenendo premuto Alt sulla tastiera praticamente andiamo a copiare e incollare questa maschera di livello della nostra sfumatura su quello delle curve. Quindi teniamo premuto Alt, prendiamo la nostra maschera e la portiamo di sopra. Ci chiederà sostituire la maschera di livello, gli diciamo di sì. Come vedete ce l'ha incollata qui. E adesso andando su curve, se noi andiamo a abbassare la curva, come vedete ci fa il contrario. Quindi quello che dobbiamo andare a fare è, selezionando la maschera di livello, Command D, andiamo praticamente a invertire i nostri colori, torniamo sulla curva e se noi adesso andiamo a abbassare, come vedete, si abbassa la luminosità dei punti che siamo andati a selezionare prima. Se noi la alziamo, come vedete, diventa bianca, quindi la portiamo più sullo scuro, in questo modo. Come vedete, prima e dopo. Perfetto. Ora andiamo a fare la stessa cosa per le parti invece da rendere più luminose. Quindi selezioniamo il livello del nostro giocatore, andiamo su un nuovo livello di regolazione, andiamo a fare curve. Se noi andiamo ad alzare come vedete rendiamo più luminosa la nostra immagine, ci portiamo sulla maschera della curva 2 che siamo andati a creare, facciamo Command D in modo da renderla tutta nera,
Ora andiamo a selezionare il nostro pennello col bianco perché dobbiamo andare ad aggiungere. Abbassiamo un po' la dimensione del pennello. Nel flusso andiamo a mettere un 15% e andiamo a selezionare, praticamente andiamo a evidenziare le parti più luminose, ad esempio qui sotto al braccio dove passa il fascio di luce, in questo modo. Anche qui gli andiamo a dare leggermente questa idea di riflesso sul braccio, qui dalle gambe anche andiamo a dargli un po' di luminosità in questo modo. Quindi se noi andiamo a fare un prima e dopo, come vedete ci ha reso più luminose le parti vicino ai fasci di luce. Anche qui possiamo andare a dargli un po' più di luce. Vado ad abbassare ancora un po' la luminosità in modo da rendere più scuro le parti qui più scure, e questo pressoché è il nostro risultato finale. Vado a eliminare anche questa parte, praticamente qui nella maschera di livello della nostra luce, come vedete qui c'è questa luce che rimane comunque al di dietro della mia gamba, quindi io la vado a eliminare, vado a selezionare il contorno del mio giocatore e vado a, non la elimino proprio, anzi faccio una cosa, la scurisco qua e gli lascio luminoso leggermente il polpaccio in modo che prenda la luce da dietro, in questo modo. Anche qui lo vado a rendere un pochino più scuro, in questo modo, Command D, ok, già così mi piace di più. E niente, questo è il nostro risultato finale. Quindi questo è tutto per questo tutorial, vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video, commentate per qualsiasi cosa o per qualsiasi curiosità o richiesta, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!